Roma, tragedia al Pantheon. Turista giapponese precipita dal muro perimetrale e muore. Indagini in corso sulla dinamica. Roma, 24 ottobre 2025. Una serata di vacanza nel cuore della capitale si è trasformata in tragedia per un turista giapponese, Morimasa Hibino, 69 anni, morto dopo una caduta di circa 7 metri dal muro esterno del Pantheon. L'incidente è avvenuto intorno alle 21:50 in via della Palombella, una traversa alle spalle del monumento. L'uomo era in viaggio in Italia con la figlia. Secondo le prime ricostruzioni, Ibino si sarebbe seduto sul muretto che delimita il fossato perimetrale del Pantheon, un punto spesso usato dai visitatori per riposarsi o scattare fotografie. In pochi istanti l'equilibrio si è spezzato. L'uomo è precipitato nel vuoto sottostante, in un'area chiusa e difficilmente accessibile. La figlia, che si trovava a pochi metri di distanza, avrebbe riferito agli agenti che il padre potrebbe essere stato colto da un malore improvviso, poco prima della caduta. A scoprire l'accaduto è stato un sacerdote della vicina basilica di Santa Maria sopra Minerva, che ha notato la sagoma dell'uomo nel fossato e ha immediatamente lanciato l'allarme. I vigili del fuoco sono intervenuti pochi minuti dopo, costretti a forzare un cancello d'ingresso per raggiungere il corpo, mentre i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del commissariato Trevi Campomarzio e la polizia scientifica, che hanno effettuato i rilievi e raccolto le testimonianze. La zona è stata transennata fino a tarda notte. Gli inquirenti stanno ora analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per chiarire la dinamica precisa dell'incidente. Al momento non emergono elementi che indichino il coinvolgimento di terzi o atti dolosi. La pista principale resta quella del tragico incidente con l'ipotesi del malore sullo sfondo. La notizia ha avuto ampia eco anche nella stampa internazionale. The Guardian e Euronews parlano di una caduta accidentale di un uomo di 69 anni nel fossato del Pantheon, mentre la rivista statunitense People riporta che un sacerdote ha trovato il turista disteso a terra dopo un volo di circa 23 piedi. I media giapponesi, tra cui l'emittente Kuab, confermano l'identità della vittima e sottolineano che l'incidente è avvenuto dal muro esterno che circonda l'antico tempio romano. Il Pantheon, uno dei monumenti più visitati al mondo, con oltre 4 milioni di ingressi solo nel 2024, è circondato da un dislivello di alcuni metri rispetto al livello stradale. Le aree laterali e posteriori, meno frequentate rispetto alla piazza principale, presentano muretti bassi che si affacciano sul fossato perimetrale, luoghi di sosta informale, ma potenzialmente pericolosi, specie nelle ore serali o con scarsa illuminazione. L'episodio riapre così il dibattito sulla sicurezza dei siti storici nel centro di Roma, spesso esposti all'uso turistico intenso e a comportamenti non sempre prudenti. L'area del Pantheon, pur non considerata a rischio, potrebbe ora essere oggetto di nuove valutazioni da parte della sovrintendenza e della polizia municipale per individuare eventuali misure preventive. La salma di Morimasa Ibino è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sarà probabilmente disposta un'autopsia per accertare se la caduta sia stata provocata da un malore o da un improvviso cedimento di equilibrio. L'ambasciata giapponese a Roma sta assistendo la famiglia nelle pratiche di rimpatrio. Un monumento millenario, simbolo di eternità, è diventato per una sera teatro di fragilità umana. Nel silenzio della notte romana, la caduta di un visitatore ricorda quanto sottile resti il confine tra la meraviglia e il pericolo, anche nei luoghi che sembrano più sicuri.